Ci sono volte in cui una jersey devo averla per la sua bellezza estetica, anche se il giocatore più rappresentativo l'ha indossata ben poche volte, o comunque non ha fatto qualcosa di particolarmente importante con quella specifica jersey. Ma se dopo oltre 20 anni continui a trovarlo ovunque e con quel nome sul retro, un motivo ci sarà. Detto questo, cominciamo. Basketball is like poetry in motion. Just coming down the court, you got a defender in your way, you take him to the left, you take him back to the right, and he's falling back, and you just Jay right in his face. La stupenda maglia dei Bucks, con il cervo davanti, è stata usata solo dal 95 al 99 e, come detto, Walter Ray Allen l'ha solo accarezzata, tanto da rendere difficile reperire immagini di lui che indossa quella jersey outsider, che sarebbe potuta passare inosservata. Uno specchio perfetto di Ray, che fino ai 13 anni ha cambiato casa circa 6 volte, di cui 2 in Europa, avendo un padre militare che veniva trasferito nelle varie basi americane. Come scriverà nella sua lettera di addio al basket, era abituato ad essere il ragazzino che nessuno conosceva. Quello che, essendo stato anche in Inghilterra, parlava bene, ma a detta dei coetanei parlava come un bianco. Era stato abituato a camminare per le strade delle basi militari con il documento appeso al collo e ogni volta doveva farsi dei nuovi amici. Tutto questo ha fatto formare un carattere da lupo solitario, ma come i lupi, con una grande forza interiore. Allora il basket divenne, oltre che sfogo, anche ragione di vita, un luogo dove poter passare la maggior parte del suo tempo, e all'high school in South Carolina capì che poteva iniziare a decidere lui il suo destino. Le università si facevano sentire in massa. Lui scelse Yaskis, nel Connecticut, dove imparò l'importanza del duro lavoro che, unito al suo talento, portarono al draft del 1996, con la quinta scelta ai Minnesota Timberwolves. In the 1996 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Ray Allen from the University of Connecticut. Subito scambiato con i Milwaukee Bucks, Allen entrò in quintetto dall'inizio. Anche se la squadra non era un granché, si sarebbe meritato il posto in qualsiasi franchigia. Era un veterano dentro e un rookie fuori. E da quell'anno, per i successivi 18 di carriera, i suoi movimenti, la sua eleganza e il suo rilascio perfetto della palla non cambieranno mai. Rimarrà per sempre Candyman, il venditore di caramelle, dolci e teneri palloni avvolti in una soffice retina, quella del canestro. Tutto questo è stato possibile, come detto, dal duro lavoro e da un lieve disturbo ossessivo-compulsivo di cui Ray è affetto e che rende i suoi allenamenti una routine estremamente precisa e rigorosa. Ha sempre guardato tutti da lontano nella sua vita, magari da una distanza di 7 metri e 25 centimetri. Quella mattonella dove ha costruito una carriera. A Milwaukee ha vinto la gara dei tiri da 3 e in tutto ha realizzato 2973 triple. Mai nessuno ha ancora raggiunto quella cifra. Il giorno in cui superò il secondo, Reggie Miller, era il 2008, mentre era a Boston nel primo quarto della partita contro i Lakers. Reggie era seduto in prima fila per omaggiarlo. Ray avrebbe avuto ancora 6 anni di carriera da quel momento. C'è una cosa da dire però. Non è mai stato solo un tiratore da 3. I primi 3 anni ai Bucks la squadra non girava, ma con l'arrivo di Sam Cassell e Glenn Robinson il livello si alzò e di molto. L'occasione arrivò nel 2001, dove si guadagnarono con fatica le finali di conference contro i 76er di Allen Iverson. Un'altra serie è arrivata a gara 7, ma questa volta a discapito dei Bucks. Ray ha giocato una post-season spettacolare, da 26 punti e 6 assist di media, ma all'interno dello spogliatoio qualcosa non va e invece di riprovarci l'anno seguente la squadra si smantella. Nel 2003, dopo 6 anni e mezzo, Allen passa ai Supersonics. New Jersey, same old Ray. Seattle è probabilmente il posto dove si è trovato meglio in quanto ambiente, ma purtroppo si è ritrovato di nuovo in una squadra da mezza classifica e lui ha degli obiettivi più grandi. Dopo 3 anni e mezzo va a Boston a raggiungere Paul Pierce. La squadra è buona, ma la stessa estate, a sorpresa, arriva anche The Big Ticket, Kevin Garnett. Adesso Boston è decisamente da titolo.
Infatti, buona la prima. Dopo una stagione eccezionale, Ray non brilla nei primi 2 turni di playoff, ma si fa sentire quando serve, nelle finali di conference con Detroit, ma soprattutto nelle finals, dove riesce a limitare un certo Kobe Bryant con una difesa pazzesca, mentre la sua mano sgancia i soliti cioccolatini nella retina. 4-2 e finalmente ha un anello al dito, ma la gioia vera per Ray è il tragitto, non la destinazione. E allora continua a macinare strada. 2 anni dopo è ancora in finale, ma i Lakers questa volta si vendicano. In una serie equilibrata la spuntano a gara 7, ma lui vuole continuare a macinare e prende una decisione che ha fatto storcere qualche naso, ma esplicativa di un uomo che si pone degli obiettivi. A 37 anni si dimezza lo stipendio e va a Miami a fare il sesto uomo, a fare da scudiero ai Big Three James, Bosh e Wade, ma ci è cresciuto passando il secondo piano, con la differenza che adesso lo decide lui. A Boston lo hanno visto come un traditore, ma è solo un professionista. E il professionista giocherà altre 2 finali, le seconde perse, ma che rimarranno le ultime partite della sua carriera. E le prime vinte grazie a chi? Gara 6. San Antonio è sopra di 3 punti a pochi secondi dal titolo. Ray sta già arretrando quando Bosh prende il rimbalzo. Non guarda per terra, ma saprebbe trovare ad occhi chiusi quella linea bianca. È il colpo che abbatterà gli Spurs. E la mattina presto, dopo la vittoria in gara 7 e dopo una buona colazione, Ray prende la macchina e va dal dentista perché, nonostante i titoli e i momenti fugaci di gloria, le cose che contano per lui sono le vecchie, noiose abitudini. Abitudini iniziate quando era un signore con la maglia verde, un cervo con la scritta Bucks davanti e un 34 dietro. Lui era Ray Allen, ma è stato anche Jesus Shuttleworth nel film di Spike Lee. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Quello che è certo è che He got game. he got game.